Mi trovo sempre qui a Bangkok al ristorante Il Bolognese. Se non avete visto la prima parte vi consiglio di vederla perché potete appassionarvi alla storia di Giancarlo, il proprietario che ci ha raccontato come ha fatto tanti anni fa a venire qui, trasferirsi e ad aprire delle attività e in ultima questo magnifico ristorante. Adesso sentiamo Marco, l'head chef e anche pizzaiolo del Bolognese. Ecco Marco, come hai fatto a venire qui a vivere e cosa anche ti ha spinto a venire a Bangkok, ecco, dove ormai risiedi da tanti anni? Sì, sono 22 anni, sono venuto in Thailandia nel 2000. Io qui al Bolognese sono l'ultimo acquisto del signor Bonazza. Prima dove lavoravi? Ho iniziato in Thailandia lavorando per il Dusit, che è una catena di alberghi locale molto importante e prestigiosa. Ho iniziato a Phuket, ho fatto 5 anni, 2 contratti. E poi, come diceva il signor Bonazzo nella prima parte, ho deciso di muovermi a Bangkok per le stesse ragioni, per cui la metropoli è quella che ti dà più occasioni di crescere professionalmente, per No, cui scusami, cosa ti aveva spinto dall'Italia a venire a trasferirti a vivere in Thailandia, prima a Phuket, appunto per offerte di lavoro, voler cambiare aria, ecco, cosa ti aveva spinto? sì, io in Italia ho fatto l'alberghiera a San Pellegrino Terme da ragazzo e ho fatto le mie stagioni in Italia e dall'Italia poi decisi di muovermi fuori, in Europa prima e i Caraibi. Io prima di venire in Thailandia ho fatto 5 anni di Caraibi, di cui 4 a Bermuda e 1 a San Martin. Per cui sia la voglia di crescere professionalmente, ma anche di viaggiare, le due cose combinate mi hanno fatto approdare a Phuket prima e Bangkok dopo in Thailandia. Poi ovviamente quando arrivi in un paese, qualsiasi esso sia, all'età in cui sono arrivato io, avevo 28 anni ai tempi, è un'età in cui cresci, per cui incominci ad avere la stessa donna, la stessa ragazza, e a fare famiglia, per cui io mi sono basato qui in Thailandia. Convivo da 17 anni con mia moglie che è thailandese, del sud della Thailandia, una bambina di 12 e da quel momento non ho più pensato di poi trasferirmi da nessun'altra parte. Poi sono stato anche fortunato ad avere occasioni lavorative prestigiose e importanti, prima del Bolognese, ma adesso specialmente con il Bolognese, grazie al signor Bonazza che c'è un bel rapporto lavorativo. Ecco, una domanda che nella prima parte di questa intervista non ho fatto al signor Bonazza, eh, anche se io lo so perché prima ve l'ho chiesto, no? Prima dell'intervista video. Si può vivere qui in Thailandia, domanda appunto, senza parlare thailandese? Certamente, io ci vivo da 25 anni Ecco, e conosco solo 3 parole thailandesi. quindi 25 anni, tante attività aperte, però non parla 3 parole di thailandese. thailandese. Non è facile assolutamente, No, perché ecco, basta vedere le scritte come sono, non è come un italiano che impara lo spagnolo, chiaramente, sicuramente, completamente. Ecco, sicuramente. anche tu parli thailandese, come Ma il io tuo più, rapporto con la lingua thailandese? Ma io mi ci butto, come la maggior parte degli italiani, ci sappiamo far capire sempre. Io un consiglio che posso dare a chi viene qui, sulla mia esperienza, è che se avete tempo, magari andare a fare Studiate. una lezione di thailandese non guasta mai, ci sono tantissime scuole, Però università, non è facile, però non è facile comunque imparare a non è parlarlo. facile, ma aiuta tantissimo. Io penso che avere una minima infarinatura della lingua, sapere poi i caratteri, leggere e scrivere, poi ti agevola moltissimo. Quindi una base l'hai acquisita, una base. Non nel modo in cui sto dicendo, la base che ho acquisito io perché mi ci sono proprio buttato. Io parlo un thailandese fonetico, non so leggere il thailandese, non lo scrivo onestamente, mi ci sono buttato. Ok. Senti, C'è un fatto sì, però che sì, non sapere la lingua è importantissimo,
però qui molta gente parla inglese, cioè tantissima gente. Però quello di medio-alto livello, come No, tipo di ma gente. anche qualche tassista ha imparato a dire quattro fesserie in Sì, a inglese. livello ecco di Però questo tipo. sì, insomma, certo in Italia siamo a zero con l'inglese, qui siamo A 2, 3. a 0 più Ecco, 0,1. sì, così. Sì. E Però comunque sei la dimostrazione e anche tu chiaramente che, ma tu magari ancora di più perché lo parli, mi dicevi meno di Marco, il thailandese, però hai potuto, oltre che viverci finora 25 anni, aprire varie attività di successo senza parlare thailandese, quindi comunque sei la dimostrazione che si può fare. si può fare se uno è un po' sveglio, perché poi sa, non è che, Quella è la prima cosa, non è che quella. gli altri dicono, ah, sei tu Sì, bravo, adesso vieni. No, devi essere un po' sveglio nel sapere contattare le persone giuste, Giustissimo, tutto giustissimo. lì. allora, questo è un ristorante, abbiamo detto, è il più rinomato, è uno dei più comunque rinomati. fra i Comunque siamo sempre in una primi, città di 14 milioni e 600 sì, mila abitanti, quindi dire che è uno dei più rinomati parliamo sempre del top, sì. chiaramente, e quindi il menù non è di quelli da prezzo, no? Che tipo di clientela, quindi di conseguenza, ecco, chi vengono più europei, americani, turisti o anche thailandesi, ecco, che vengono qui a spendere, ecco, perché appunto non si spende poco. La nostra clientela è maggiormente di residenti locali. Residenti locali intendo sia thailandesi nativi, ma anche stranieri che vivono qui da tanti anni. Eh, con i turisti si lavora, ma è una percentuale molto bassa. Ah, ecco. E quali sono i piatti che maggiormente appunto i thailandesi chiedono, apprezzano appunto qui? La Bene, pizza. sì, esatto. Pizza? Il bolognese fa cucina di Bologna e dell'Emilia. La pizza è molto molto conosciuta dai thailandesi, ma anche la pasta. Sì, sì, loro mangiano molto Pasta volentieri. è fatta in casa, qui la fate a Sì, mano? certo, Ecco, anche il pane. Assolutamente, tutti i farinacei, pasta, pizza e Lui, per pane, esempio, è tutto adesso fatto in casa giornalmente. qualche settimana che fa con una mezza forma di parmigiano vuota, lui fa questi tagliolini girati ho capito quale, sì, che vanno sì, thailandese perché certo, poi certo. vedono la promozione che fa la nostra mia figlia, che è molto brava su internet, così. Certo. Quindi vedono questo piatto come tanti altri e quindi lo vogliono sentire. Come ti sei pubblicizzato qui in Thailandia, qui appunto a Bangkok più che altro, per una città enorme, no? Ma Per farti conoscere. tanti anni fa, quando avevo l'enoteca, ho avuto la fortuna che conoscevo un giornalista del Bangkok Post e per 2 o 3 volte consecutive mi hanno fatto proprio una pagina dedicata all'enoteca. Sì. Ah, prima dell'altro ristorante, Sì, sì. adesso queste cose qui non funzionano più perché i giornali non li Sì, copre più nessuno. infatti. Adesso bisogna avere una persona che sappia usare la I social, tecnologia, si può dire, ecco. social. Sì, Infatti nel nostro minimo facciamo della pubblicità su internet che funziona. Funziona, anzi, è la cosa che funziona di più perché le riviste, i giornali sì, non contano sì, più ormai è così. ormai è così, ma non si torna indietro. Senti Marco, scusa che ti interrompo, una domanda. Hai lavorato molti anni anche ai Caraibi. Come mai invece che decidere di rimanere a vivere lì, ai Caraibi, invece hai deciso
per la Thailandia, ecco, che differenza hai trovato? No, non ho rimpianti assolutamente, ma per quello che dicevo anche prima, l'età, io ho fatto i Caraibi dai 24 ai 28, dai 23 ai 28. L'età, c'è ancora voglia di girare, c'è ancora voglia di sperimentare, hai voglia, ancora adesso ce l'ho, però di viaggiare, di vedere situazioni nuove, di metterti in ballo sempre, no? Per cui Però ormai ti sei stabilito qui, poi sinceramente chiaramente. avevo la ragazza ai Caraibi, ci siamo separati e l'isola era troppo piccola per due di noi. Ti si vedeva troppo spesso. Si vedeva troppo spesso, e ho detto, vabbè, Certo. tu sei nativa, vado via io. Certo. Era la soluzione più veloce, più facile. Certo. Ecco, alla fine sempre l'amore, no? Poi vabbè, nel nostro lavoro c'hai 1000 contatti, no? Le conoscenze sono la cosa migliore. Chi ti ha insegnato, il capopartita, lo chef, si gira un po' tutti, poi bene o male, io ho sempre girato il mondo avendo già un lavoro, cioè io non sono mai andato a buttarmi in vacanza prima e poi ci prendere il lavoro, io avevo già il lavoro fatto, andavo in Italia, salutavo i miei genitori, ci rimanevo una settimana e poi partivo, rivaligia un'altra volta e si partiva a lavorare ancora. Dovevi fare il gelato. C'hai ragione, avrei dovuto buttarmi prima a fare l'imprenditore. nella prima parte di questa intervista scoprite perché ha detto questo riguardo il gelato. Sai cosa? Ma questa è la differenza delle persone. Tante volte tu c'hai il know-how, c'hai il saper fare, ma non c'hai quella mentalità imprenditoriale di dire sì, credo in me stesso, mi ci butto anche se non ho i soldi per farlo subito. Però c'è tutto il bagaglio di esperienza e tante volte da un bravissimo imprenditore che viene dalle costruzioni ti va a fare un ristorante di un successo infinito. E anche sapere usare le persone, anche sapere dove sei e credere in te stesso. C'è da dire, sconsiglio vivamente a che qualche italiano venga qui a fare il gelato, perché ci sono stati dei fallimenti tutti. Quindi il gelato lo scartiamo allora qui a Sì, Bangkok. c'è qualcuno che C'è ancora fa- spazio però perché qualcuno ci sta seguendo e magari dice allora mi vado ad aprire anch'io un ristorante italiano a Bangkok. Non so, Secondo te c'è ancora spazio? No, c'è uno spazio se vende il gelato. Non come gelato, a livello di ristorazione, se qualcuno vuole venire qui e aprirsi un ristorante italiano qui a Bangkok. O una pizzeria, chiaramente. Questo c'ha due cose che bisogna dire, che al momento è inflazionato il mercato dei Anche se è una metropoli di 14 milioni e 600 mila abitanti più o meno. 14 milioni o i 6 milioni che vivono attorno a Bangkok, quelli non prenderanno mai un piatto di spaghetti, cioè, non sono adatti al ristorante italiano. Però quello che voglio dire è evitare di avere in mente la gelateria, perché ormai ci hanno provato tanti e hanno chiuso, spendendo soldi, anche quello che ha fatto il locale di lusso. Però scusami, perché a te ti era andata bene? Perché sono bravo, Ecco. cioè mi sono fatto E agli altri perché è andata male? Ecco, allora loro, cioè, cos'è che hanno sbagliato? tutto. Hanno sbagliato la posizione, hanno sbagliato i locali, perché anche il gelato è un prodotto che deve costare poco, non è che entri in una gelateria mirabolante e prendi un cono gelato. Cioè, Quindi diciamo, ciò che è andata male è il non saperci fare a livello imprenditoriale agli altri. chiaro. Quindi se viene qui uno e dopo un po' che si è integrato Sì. sa comunque proporre Certo. un buon prodotto al prezzo Certo. giusto, ce la potrebbe ancora fare Sì. anche col gelato. Sì, però deve essere uno che ha veramente della spinta, nel senso capace, ha le idee giuste, è coraggioso, sa farsi valere, sa pubblicizzarsi, perché a Banco la difficoltà è quello proprio di rendersi noti, perché è troppo vasta. Cioè, Appunto, è la domanda che ti facevo, come hai fatto a pubblicizzarsi? Perché essendo una metropoli così grande, no?
diventare noti è difficile, è una giungla ma enorme, quindi è Sì. difficile. Chiaramente. Sono Infatti d'accordo. il bolognese che ha cominciato a dare dei risultati grandi, 3 anni circa dopo Ecco, ci l'apertura, sono voluti 3 anni per 3, ingranare 4 bene, anni. diciamo. Sì, Invece l'Enoteca, l'altro tour no, locale, l'Enoteca è partita a palla perché era il primo caso di quel genere lì. ai thailandesi piace quindi chiaramente il vino italiano. Sì, però Parecchio, erano certo. i tempi in cui il vino francese andava alla grande e il vino italiano era un po' sconosciuto. Noi, proprio noi, abbiamo cominciato a vendere vino italiano e tuttora vendiamo vino italiano perché quel piccolo nucleo di cittadini thailandesi che hanno i soldi sanno gustare un vino italiano e sanno che l'Italia produce bene quanto la Francia, se non di più. E quindi Siete stati anche un po', sei stato, diciamo, un po' ambassador del vino italiano qui a Bangkok, possiamo dire. sicuramente Ecco, per lavori con quello, molte cantine? eh? Lavori con molte cantine? Sì, parecchie. No, tenga presente che qui a Bangkok ci sono dei venditori che importano e vendono ai locali, cioè non è che io importo direttamente dall'Italia il mio vino, Ah, ecco, lo prendi io dai grossisti. dai grossisti Sì, e i grossisti hanno tutto. certo. Se prendo una bottiglia di Sassicaia, che è uno dei vini più quotati, io ho il cliente che me lo compra il Sassicaia perché lo deve pagare 14-15 mila baht una bottiglia. Ricordiamo che sono 300 euro circa, Sì, sì. all'incirca in euro. Molti locali Non non potrebbero, hanno il chiaramente, cliente. ecco, certo. Io in chiusura una domanda particolare che farei a te: quali sono i consigli che daresti a chi decide di andare via dall'Italia come dipendente e volersi magari trasferire in Oriente o in questo caso in Thailandia? Qualcuno magari lo starà pensando. Sì, io il consiglio che posso dare è uno solo: ponderate sempre e bisogna conoscersi prima. Dovete Diciamo nel mondo della ristorazione stiamo sempre parlando e quindi magari ci sta seguendo uno chef, un pizzaiolo o uno che vuole diventarlo, dire però, perché a noi ci contatta molta gente che dice voglio fare un corso per andare via dall'Italia, cioè hanno già questa idea già molto chiara in testa, che Può se decide essere. per l'Oriente o per la Thailandia, poi lo chiedo anche a te Giancarlo, tu come dipendente, no? Perché attualmente sei head chef però dipendente, che consiglio daresti? Beh, umiltà sempre, eh, ma abbiate sempre il coraggio di mostrare le vostre capacità. Poi, se va bene, andrete avanti e si migliorerà. Se andrà male, c'è sempre una misura di correzione. Però l'individuo che viene, che fa una scelta così, deve essere anche un personaggio estroverso, Flessibile anche, no? Dici? sì, flessibile, che sa presentarsi alla clientela, fare una battuta. Ecco, Lui per esempio passa e va, canta 2 canzoni per, per- per- per lui, non certo. per gli altri. Tu parli comunque in inglese con i clienti, perché la Sì, la maggior maggior parte, parte, sì. ecco, Poi vabbè, un po' di francese lo mastico ancora, delle vecchie esperienze sia in Svizzera che a San Martin. L'inglese comunque per me è fondamentale, diciamolo, chi vuol venire qui deve saper parlare inglese. Beh, ma Ecco, giusto? sarebbe aiuta giusto. parecchio, voglio È, dire. è la lingua Aiuta parecchio. più adatta. Non basta saper cucinare, saper fare la No, pizza, se non parli inglese
direi di evitare, no? Di andare Allora specialmente in posti come questo. fai il dipendente. Ecco, no, ma direi anche da dipendente, No, da dipendente. Sì, se anche non parli inglese. Dico. Vabbè, per venire qua fai il dipendente, ma non puoi avere un ruolo marginale, cioè se vieni qui a fare il dipendente c'è un ruolo manageriale, per cui Cioè, devi puoi anche fare il essere dipendente ma comunicativo. non manager, ecco, se non parli inglese. Esatto, è meglio avere una bella infarinatura Senza- anche delle lingue, l'inglese senza- prima di tutto. Invece io chiederei a Giancarlo anche se uno invece ha del capitale da investire e vuole andare via dall'Italia, che consigli daresti se decide per l'Oriente, in questo caso per la Thailandia? Lo consiglieresti anzi ancora oppure no? Se me lo dà a me, sì. Ecco, nel mondo della ristorazione parliamo sempre, ecco. Però, ripeto, C'è ancora, diciamo, degli sbocchi sì. lavorativi, ecco, delle cose nuove da poter proporre. Aprire un ristorante a Bangkok, come anche a Budrio, faccio per dire, deve essere una cosa in cui prevale la posizione, l'ambientazione, perché se un locale non è ambientato bene, questo Certo. per esempio non ci verrebbe nessuno. Certo, E le capacità di, avendo la posizione buona e sei bravo, è difficile non sbagliare. Però la pubblicità non dimentichiamo, perché tu puoi fare tutto questo, ma se poi non sei conosciuto, non ti sei fatto conoscere, sì, che devi utilizzare qualche. Qui ci sono nella tecnologia ci sono tanti professionisti che ti possono dare una mano pagando un tanto al mese e ti fanno una pubblicità che interessa. ecco. Quindi ancora consiglieresti a chi magari decide per la Thailandia, per Bangkok, di poterci provare anche lui dall'Italia? Domanda da 1 milione di baht, di dollari. Certo che il rischio Ecco, è che se ha del capitale, viene qui, può rischiare il capitale, il che sarebbe veramente angosciante. quindi prima meglio ambientarsi bene, Sì, fare no, Capire come funziona. minimo 6 mesi, però in questi 6 mesi si deve dare da fare, non deve andare al ristorante a fare l'amico di questo, di quello, non serve a niente, deve muoversi e capire dove si trova. Ecco, Però sia da imprenditore che da dipendente, secondo me c'è lo spazio per tutto. Bisogna credere nelle proprie idee e in se stessi. Sempre con umiltà, bisogna anche capire dove si è, in che situazione ci si trova e poi fare due somme. Però secondo me lo spazio c'è per tutto e per qualsiasi idea, l'importante è crederci e l'importante è fare quello che ti piace, non farlo solo per i soldi, non investire solo pensando al ricavo, perché lì è già una mezza come dire, fallimento, già male. È un mezzo fallimento. Se fai qualcosa devi farlo perché ti piace farlo. Poi ovviamente è un rischio comunque, però bisogna valutare un po' tutto, ma credere prima di tutto in se stessi e nelle proprie idee. Comunque, se c'è un italiano che vuole fare, diciamo, un buon business, c'è una cosa certa, matematica, che in Italia non ci riesce. In Thailandia qualcosa si può fare. ecco, qua ritorniamo sempre purtroppo al discorso che far business in Italia È praticamente proibito. ecco, purtroppo chi fa l'imprenditore lo sa, e quindi ecco perché tanti, tra virgolette, scappano o cercano vie fuori, anche magari rischiando o accettando di guadagnare meno, perché almeno riescono comunque ad emergere, perché purtroppo non vogliamo aprire adesso un capitolo, ma fare l'imprenditore in Italia, io a volte dico è da eroi, a volte dico, No, è uso questo, è da eroi chi riuscirci. Ecco. Io
non lo farei neanche se... Qui per esempio in questo momento siamo nel 2022, fine ottobre, le bollette sono quadruplicate, quintuplicate se si dice così in In Italia, e Italia. quindi proprio cifre assurde, anche se hai la tua clientela fatturi, ma poi devi dare Sì, sì, una devi certa, cioè chiudere devi perché no. chiudere per forza, a volte non ce la fai. Qui com'è la situazione? Qua Qui la situazione non è così grave quindi non hanno aumentato le bollette per come in ora, Italia? perché Ecco, questo mondo ecco. non sappiamo dall'oggi al domani. Diciamo che noi ce la facciamo, non siamo Ecco, non hai rimasti visto. E sconvolti. scusa, a livello invece per chiudere di percentuali di tasse qui da pagare da imprenditore, ecco, più o meno quant'è la Per percentuale? chiudere, No, per chiudere intendo l'intervista, ecco, intendo, ultima domanda. quant'è la Se hai una percentuale? società qui, ecco, più o meno una percentuale di tasse, quanto può essere qui, più o meno? Le tasse sono modeste, diciamo che per una società che è corretta, certificata, deve avere un rapporto con lo Stato, c'ha il 30% grosso modo Non di di più. tasse, non di più. Quindi ecco, non c'hai il socio maggioritario che in realtà come in Italia, ecco che... Però c'è da dire che la maggioranza dei medi piccoli imprenditori tasse pagano il Ecco, 6-8%. ecco, una cosa che cioè, decidono tipo una specie di autodichiarazione, si può dire, ecco, Una una cosa specie di questo tipo. una specie di autoevasione. E poi qui ho visto anche molto che gira molto contante, quindi non è No, come... Sempre meno, però però gira no, tranquillamente. ma Cioè, non c'è questo problema, non ecco, non è esiste. come in Italia che ti criminalizzano se hai il Ma contante, che non lo puoi usare più di tanto, io ma lo qua, vogliono diminuire sempre di più. Qui come, ecco, mi no, sembra. no, no, qui non è successo niente. Ecco, In Italia io ho messo per mio figlio a Milano che studia 4 soldi in sì. banca, sono andato per prelevare 1.000 rotti euro, Quando eri in Italia? sì, Sì, pochi mesi fa, sì. non me li hanno dati. No? No, massimo è 1.000 euro al giorno, a volta. Pazzesco. No, vedi? E tu non c'eri abituato qui perché no, non c'eri abituato, No, dici mi ma che sono sta incazzato. succedendo? Cioè, no, perché hanno tagliato di più. cioè, no, Quindi siamo arrivati a un punto con la gente cos'è? Si incavola, ma non fa più niente. per forza. Ma scherziamo, lo sai? Sai, sono queste le cose, tante altre che non voglio adesso aprire appunto No, un un capitolo su discorso questo, per questo motivo che molti italiani comunque vogliono. cercano scappatoie da tanti, in tanti posti appunto all'estero, perché capitano cose assurde, queste e tante altre, che ti fanno veramente passare la voglia di fare imprenditoria in Italia e di anche rimanerci molto spesso appunto a vivere, no? Ecco, Comunque, per concludere da parte mia, quello che voglio dire è che questo è un paese che sì, ci sono tante cose che si possono fare, però bisogna che ci sia qualcuno, non so, che abbia le capacità per la primo, capacità di fare un determinato lavoro. certo. Se no viene qui e fa come me, che guardo uno, guarda, quello la fa bene, e copia, ma certi lavori, non so, ecco. Se uno deve venire qui e fare l'idraulico, deve sapere che qui c'è degli idraulici specializzatissimi, TAI, elettricisti, ci sono tutti nelle imprese, Chiaro, grattacieli. cioè devi essere un, diciamo, un punto un po' comunque avanti o diverso No, e ma saper fare se cose che ha. sei un bravo manager, puoi anche andare in un'impresa, che in genere qui sono molto giapponesi, e offrirti, però se offri delle capacità, allora ti prendono. La specializzazione, quindi, Sì. come appunto torniamo a Marco, tu chiaramente sei qui a lavorare unico italiano su 45 dipendenti che hai, unico italiano, ma perché? Perché sai fare cose che altri TAI, diciamo, locali non sanno fare. Certo, la missione, che io la chiamo missione, è quella di insegnare e mantenere determinati standard
avere delle relazioni non solo con i clienti, che sono importantissimi, ma anche con i fornitori, e ripeto, mantenere gli standard sui prodotti. Questa Qui è chi una ha il missione. ristorante come noi, adesso lui è qui da solo, però qui delle volte ci abbiamo 200 persone a sedere, non 2 volte, tutte a fine settimana. Certo. Allora lui qui ci sono 2 o 3 ragazze che lo aiutano in maniera concreta, insomma. Ognuno ha il suo ruolo fondamentale, ognuno ha la sua posizione e il suo E da farsi. queste persone te le devi formare. Certo, ormai lui c'ha il ruolo di formatore sia della cucina che del Sì, resto del personale. perché io qui ce n'è una qui che addirittura lavorava con me all'Enoteca e quindi ha una formazione di vecchia data. Quindi E torniamo poi ce lì ne sono alla altre, formazione, certo. alla specializzazione, alla formazione, non per adesso, ma siete nel canale di Pizza Italian Academy e noi facciamo formazione e questo lo testimonia. Chiaramente siamo in un locale, se volete lavorare in Italia, ma specialmente all'estero, se non siete più formati di altri, purtroppo, e non solo nella No, non cucina, nella c'è, pizza, ma anche in altri ambiti, abbiamo detto anche prima nella lingua, e non avreste molte chance. non Quindi c'è. studiate, formatevi, potete anche contattarci e anche noi facciamo la parte Ma che dobbiamo guardi, fare nella cucina e nella io le pizza. dico anche che la pizza può avere ancora qualche strada qui a Banco, perché tra l'altro qui la pizza buona la fanno in pochi, cioè noi. Ma al di là di quello, perché la gente mangia tutto, il thailandese Sì, non sa distinguere, sì. questo è buono, questo è cattivo. Però c'è, secondo me, se viene uno in gamba può fare qualcosa con la pizza. Quindi specializzatevi, conferma il proprietario di 2 locali di successo qui a Bangkok, specializzatevi sempre di più nella pizza, Non i oltre che nella ristoranti. cucina, però diciamo lui sta consigliando di più nella pizza. Sì. Quindi, Beh, così, immagino. beh, da proprietario di ristorante e pizzeria, se dici questo, Beh, cioè, perché è il prodotto più ecco, venduto alla fine. quindi di questo locale il bolognese, tra cucina e pizza, si vende di più pizza? È più Ma richiesta? questo no, È una bella lotta. questo è La pizza è difficile. la più rinomata e quella che è più richiesta, anche perché è speciale, è una formula speciale. Però tanta cucina, anche tanta buona cucina, tanta pasta fresca Difficile fatta in casa. dirlo, però la pizza è un forte richiamo. Anche perché è molto conosciuta nel mondo. Se tu parli di cibo italiano nel mondo, forse è la prima cosa pizza, Appunto. poi il tiramisù, che forse è il dessert Sì. più conosciuto al mondo. Lasagna, pizza, Lasagna, tiramisù, esatto. spaghetti bolognese, carbonara. Corretto, corretto. Però chi viene a mangiare qui e prova la pizza prima e poi prova i piatti della cucina, rimane molte volte sorpreso e torna anche per questo. Bene, Io spero di avervi illustrato in questa intervista, parte prima e questa è la parte seconda, un po' il mondo della ristorazione dall'esperienza di Giancarlo e di Marco, e quindi avete un po' un'idea più chiara di Bangkok. In questo caso continuate a seguirci, cliccate anche mi piace e iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! ciao!